Eccoci qua, eccoci qua. A riprendere le parole di Panucci che ha fatto scoppiare una sorta di polemica, poi forse anche un po' amplificata, perché alla fine bisogna sempre andare un po' a valutare il contesto, però c'è stata una frase proprio che non ho, anche io personalmente, non molto digerito. E adesso ci arriviamo. Ovviamente, compagno di questa tournée romana, il nostro Giorgio sta sempre... Oh, se io sto sdraiato, lui è più attaccato alla poltrona di me sotto questo aspetto. Bisogna rilassarsi. Allora, facciamo una cosa. Mi leggi subito quello che ha detto Panucci. Sì, ti ho detto 2 ore fa, ti ho mandato la cosa apposta, che la dovevi leggere tu, che dovevamo essere pronti, niente. Allora, grande stagione dell'Inter, ma dovevano farla in Europa e non l'hanno fatta. Non è che dopo l'anno scorso siano finiti in terapia intensiva. Sempre si vogliono coccolare, nel calcio si vive e si vince e si perde e così. Hanno vinto campionato e Coppa Italia, ma non è che fossero in ospedale in terapia intensiva. Io non gli do 9,5 in pagella per questa stagione, gli do 8,5 perché in Europa non sono andati bene. Eh, io ho solo ascoltato proprio, non è pressing, sì, è la trasmissione legata alla Coppa Italia, è un po', diciamo, rimodellato, ma la sostanza di quello che ha detto si avvicina a quello che abbiamo ripreso sostanzialmente. Eh, a me non è piaciuto quando lui dice non è che li dobbiamo coccolare, se non li dobbiamo sempre coccolare. Cioè, cosa vuol dire coccolare? Stiamo parlando di una squadra che ha vinto campionato e Coppa Italia. Semplicemente stiamo parlando di... Sembra che si vuole sempre sminuire quello che fa l'Inter. Se vince era normale, se perde è fatto Bravo, malissimo. esattamente, esattamente. Perché oggi rientra nell'ordinario delle cose, cioè l'Inter era la più forte, era chiamata a vincere la Coppa Italia e lo scudetto proprio di diritto, Ma di che voto default. diamo adesso al Milan, al Napoli, alla Juve? Se diamo 8,5 che è un grande risultato, no? E ha deluso l'Inter, cosa diamo agli altri? No, su questo aspetto io ripeto, perché cioè, a inizio campionato, io ritorno sempre là, ma non voglio, lo faccio anche per rispetto dei nostri avversari, che sia chiaro, per rispetto della squadra campione d'Italia, il Napoli che era campione d'Italia, 200 milioni di investimenti, era insieme a... Gente che è mandata a gennaio via, tipo Lucca, Lang. La gestione è proprio come posso dire, è il motivo per cui poi magari si è arrivato al risultato, appunto. Però ritorno sulla questione che perché sì, perché dobbiamo dare per assodato che il risultato dell'Inter, cioè l'ha fatto l'Inter perché era la più forte, ma chi lo dice? Cioè questi ragionamenti davvero si facevano dopo l'eliminazione dalla Champions, dopo il fatto che hai perso lo scudetto contro la Lazio, appunto. In Coppa Italia sei stato eliminato. Mondiale per club, gruppo allo sfascio. Chivo che non ha esperienza. Chivo non ha esperienza. Lautaro che in diretta Sembrava che era una polveriera. una polveriera, una polveriera. E il signor Cugino qua, che è uno di quelli anche abbastanza decisi e passionali, ha detto se non arriviamo in Per Champions, me arriviamo in Champions massimo, ho detto. risicatamente. Questo era il mood, non prendiamoci in giro, oggi lo vogliamo ricalibrare, ma questo era il mood. Per cui il fatto che oggi ti trovi a vincere lo scudetto, la Coppa Italia, no, non Ma è poi che... come lo scudetto? A 15 punti la No, non seconda. vanno coccolati, cioè è una cosa normale, è sempre tutto rientra. Io sta cosa non la riesco a capire e prima off camera ne parlavamo con cugino qua e dicevamo, Panucci è quello che diceva A a Spalletti. Spalletti che là sul 4-1 doveva tenere ancora in campo A Dzeko Dzeko. perché doveva fare il capocannoniere. Ma Quello si stava veramente. giocando, la Spalletti ha detto che stagione. era limitato, è veramente limitato. No, perché si doveva giocare la stagione. Sul 4-1 aveva un solo E attaccante. lui insisteva che doveva far vincere la classifica a Dzeko per Era non stato dire. irrispettoso nei confronti di Dzeko perché non lo devi togliere, perché... No, Ma cioè, cioè, catene, cioè, proprio una cosa senza motivazione. veramente delle uscite che non mi aspetto. Poi
ha rimarcato anche lui che la stagione è buona perché gli dà 8,5, quindi attenzione. Devono sapere il voto che gli dà agli altri. Ah, certo, certo, Cosa certo. diamo al Milan, al Napoli, alla Juve, che hanno investito più di noi? No, ma poi sicuramente la trasmissione va avanti, ci sono state altre cose, poi quello che succede oggi nei social che si estrapola sempre dal contesto, io perciò mi sono andato a rivedere proprio la puntata, no la puntata, la parte specifica e sostanzialmente lui dice quelle cose che abbiamo documentato a inizio video. E, ripeto, a me non piace il dare per scontato il percorso. Cioè il percorso non bisogna darlo mai per scontato. Certo, l'Inter è forte, certo lo era anche l'anno scorso, altrimenti non fai quella stagione là, però cioè, dobbiamo sempre metterci un po' d'accordo sul cosa conta alla fine, vincere i trofei, fare il percorso, perché se parliamo di percorso anche quello dell'anno scorso, io continuo a ridire, sotto tanti aspetti quello dell'anno scorso è un percorso... Economicamente è migliore Ah, che l'anno no, su scorso. quello non c'è dubbio, non c'è discussione. Però i tifosi vogliono i trofei. Quello è vero, però ripeto, l'Inter sono anni che continua a essere sempre competitiva. Un anno fa finale di Champions, l'anno vince lo scudetto, un altro anno lo lotta fino alla Vince la fine, Coppa Italia, l'altro anno cioè vince la sempre Coppa là. Italia, un anno Ma arriva sempre tra le prime quattro, cioè se non arriva prima arriva seconda. Esattamente, esattamente. Quindi non lo so onestamente questa uscita, non lo so, Senza senso. senza senso. A te piaceva come giocatore Panucci? Ma non mi ha mai detto un granché. In quel Milan là giocava chiunque, giocava Tassotti, giocava... Per esserci a quel Milan, mo diamogli meriti, pure tu mi sembri un po' troppo estremo. Sì, ma non esaltava in niente, cioè non è che... L'altra cosa, scusate, c'è la pallonata a Pedro. È stata carina. Però mi sembra anche un po' esagerato. Io dico la verità, sono sempre un po' una nota stonata sotto Pedro ha fatto il suo dovere con la Beh, Lazio. Pedro ha fatto il suo dovere con la Lazio, poi magari il tifoso, Però secondo me i fischi che già c'erano, che noi li abbiamo sentiti all'inizio, però ha fatto anche un'entrata, mi sembra, un po' eccessiva nei confronti Di Marco. Quello cioè, No, un non po'... era mica Italia. Forse io dallo stadio faccio una fatica Era bestia. mica Italia, perché si sono beccate subito. Forse mica sì. Faccio... Però per me Pedro ha fatto il suo dovere, quindi non Sì, fa alla esultare fine che il sì. fatto che gli abbia dato una pallonata, onestamente, non mi consola rispetto allo scudetto perso, anzi, un po' lo fa capire che è inasprito quell'aspetto là. Va bene, signori miei, che dire, un grande abbraccio e spolliciate, scrivete le solite cose se vi va e noi mo facciamo il pisolino, forse ci sta. Vi ricordo che stasera siamo su Rete Oro, Rete Oro, Tribunale delle Romane, con il carissimo direttore Minichino, vi aspettiamo. Va benissimo, va bene? Ve lo metto anche in descrizione, così sui social trovate tutto. Un grande abbraccio, un abbraccione grande. Ora va. Speriamo che Panucci, che qualcuno coccoli Panucci, ecco.